Ciao, hackerine e hackerini! Oggi parliamo di un tema che fa sempre un po' discutere: università e cyber security. Ogni volta che entro nelle community leggo spesso alcune domande. Mi serve davvero l'università? Che facoltà scelgo? Informatica o ingegneria informatica? Ne vale davvero la pena? Ovviamente non esiste una risposta giusta per tutti, ma oggi vi racconto la mia esperienza con tutti i drammi, le scelte a caso e i momenti di panico. Magari vi aiuta a farvi un'idea più chiara. Allora, io ho scelto informatica, ma non era per niente un piano studiato a tavolino. In realtà ero indecisa tra psicologia e architettura, cioè due mondi completamente diversi. Però l'università che ho frequentato non offriva questi corsi. E poi ho pensato, ma forse con informatica avrò più possibilità di lavoro. E immaginavo già me stessa smontare computer o armeggiare con i cavi. Ed invece no, in realtà mi sono ritrovata a programmare e mi è pure piaciuto. All'inizio ero anche indecisa tra informatica e ingegneria informatica. Una domanda molto comune. Provo a spiegarla così. Informatica studia la scienza dell'informatica, algoritmi, sistemi operativi, basi di dati e naturalmente tanta programmazione. È un percorso che ti dà una cultura informatica più ampia e profonda dal punto di vista software e di programmazione. Ingegneria informatica invece, oltre alle materie che trovi in informatica, affronta anche argomenti come elettronica e telecomunicazioni. È quindi un percorso con una cultura di base più ampia e trasversale, che tocca anche settori vicini. Non è che uno sia meglio dell'altro, dipende anche da che tipo siete. Ovviamente io parlo per com'era quando frequentavo l'università. Se nel frattempo i programmi sono cambiati, ingegneri, non arrabbiatevi e ditemi la vostra nei commenti. Inoltre, se siete indecisi o volete conoscere di più i corsi di laurea, andate a vedere i piani di studio ufficiali sui siti dell'università. Lì vedete nero su bianco quali esami farete e vi fate subito un'idea di quale percorso vi piace di più. Ma tornando alla mia esperienza, per me la triennale è stata il mio battesimo del fuoco. C++ come primo linguaggio, poi Java, che ho odiato con la stessa intensità con cui si odia la sveglia alle 6 di mattina, poi sistemi operativi, database, reti, ed è proprio lì che è scattata la scintilla, la cyber security. Proprio per questo, alla magistrale ho scelto un percorso generico sempre in informatica, ma ho infilato corsi di sicurezza come materie opzionali. Ricordo un esame in particolare super interessante, parlava di attacchi web. Per me era difficile a quei tempi, ma affascinante. Ora però l'università non è stata tutta rose e fiori. C'erano esami che non mi interessavano per niente e poi c'era l'ansia di superarli. Però questo è anche il punto, l'università non serve solo ad imparare quello che ti piace, ma ti insegna anche a studiare e prepararti su argomenti che magari non ti appassionano. E questo ti servirà anche dopo, perché nel lavoro dovrai anche affrontare cose noiose purtroppo. Poi c'era anche la questione delle borse di studio. Io per esempio ogni anno ho usufruito della borsa di studio e della casa dello studente. Per mantenerle dovevo superare un certo numero di esami ogni semestre, altrimenti le perdevo. Capite bene la pressione. Però questo per dirvi che l'università non è solo per ricchi. Certo, bisogna darsi da fare e il carico emotivo può essere alto, ma è assolutamente possibile. Infatti, ogni università offre aiuti diversi e ovviamente non è sempre facile ottenere le borse di studio, perché ci sono comunque delle graduatorie. Nel mio caso, l'università che ho frequentato aveva sia la casa dello studente che la borsa di studio. Ogni anno facevo richiesta e poco prima dell'inizio delle lezioni uscivano le graduatorie. Lì scoprivo se ero assegnataria o no. Quindi informatevi, perché le opportunità ci sono e in genere nei siti dell'università trovate tutte queste informazioni. E poi c'era la parte bella: coinquiline, nuove amicizie, colleghi con cui condividi l'ansia pre-esame e i festeggiamenti post-esame. Ore infinite passate nelle aule studio e in biblioteca a ripetere "ma chi me l'ha fatto fare?". Ma c'erano anche uscite, feste, serate passate a mangiare pizze e a studiare o semplicemente a parlare. L'università è come la vivete, per me non è stata solo studio, ma un'esperienza che mi ha reso quella che sono ora. Alla fine, guardandomi indietro, è stato un periodo tosto ma bello, una crescita enorme, un cambiamento totale devo dire, ma ne sono felice. Lo rifarei con tutti gli alti e bassi e anzi forse me la godrei ancora di più. Ora lo so cosa stai pensando: ok, ma io voglio fare cyber security, l'università mi serve? Secondo me sì, per un motivo semplice: ti dà le basi e la mentalità. Vi faccio un esempio pratico. Io Python non lo avevo mai studiato, eppure quando mi è servito per la tesi l'ho imparato da sola, perché avevo già le basi di programmazione. È la stessa cosa nella cyber security. Puoi imparare ad usare tutti gli strumenti che servono dai corsi online, ma se non sai come funziona per esempio il web, come capisci davvero cosa stai facendo? Quindi sì, le basi contano tantissimo e l'università ti aiuta a costruirle. Poi è ovvio, non vi insegneranno tutta la cyber security in 3 anni, sarebbe impossibile, però vi daranno gli strumenti per imparare da soli tutto il resto. L'università ti dà quella cassetta degli attrezzi che userai per tutto il
resto della carriera. E ricordate, l'università non si fa solo per il pezzo di carta, ma per il percorso, le esperienze, le persone e la crescita personale. Quel titolo alla fine è solo la punta dell'iceberg. Un altro consiglio, non fate i solitari. A me è piaciuto tantissimo incontrarmi nelle aule studio per preparare gli esami con i colleghi. E vi dirò, alcuni esami richiedono proprio progetti di gruppo e lì capisci quanto sia importante sapersi organizzare e collaborare. Questa cosa vi sarà utile anche dopo, nel mondo del lavoro, perché nella cyber security, come in tanti altri lavori, non siete mai davvero soli. Si lavora spesso in team, ognuno ha un ruolo e tutti insieme portate avanti lo stesso progetto. Se non sapete comunicare, organizzare il lavoro, confrontarvi o anche solo chiedere aiuto, diventa difficile crescere o portare a termine il progetto. Inoltre ci sono anche community online, non abbiate paura di fare domande perché spesso sono proprio quelle a farvi aprire più porte. Per esempio c'è Security Cert, una community italiana di cyber security che comprende professionisti, studenti e appassionati. Lì organizzano anche sessioni di studio e di approfondimento. Sono occasioni preziose non solo per imparare ma anche per conoscere persone con la vostra stessa passione. Vi lascio in descrizione il link al canale Discord di Security Cert se volete dargli un'occhiata. E adesso un pensiero per le hacherine. Le materie tech non sono roba da maschi, assolutamente no. Ho conosciuto tante donne davvero brave, appassionate e competenti e durante l'università non mi sono mai sentita discriminata. Ero semplicemente una studentessa come gli altri. Certo, nel mondo del lavoro qualche ostacolo può esserci. Magari vi capiterà di essere le uniche in un team o di sentire commenti poco simpatici, ma non lasciate che questo vi fermi. Il mio consiglio è credete in voi stesse. Non pensate non sono portata solo perché siete in minoranza. Se vi piace questa strada, portatela avanti con convinzione. Confrontatevi con altre hackerine che ci sono già passate e vi renderete conto che non siete sole. E ricordate che esistono anche community dedicate proprio alle minoranze in questo settore, create proprio per farvi sentire a vostro agio e per darvi consigli. E ovviamente, se volete supporto, scrivetemi pure. Questo vale per tutti, Il mondo della cyber security è vasto e pieno di possibilità. Ognuno ha il suo percorso e questo è stato il mio e chissà come continuerà ancora. Ma la cosa più importante è iniziare e costruire le proprie basi. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cyber security. Ciao, alla prossima!